Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di cominciare, iscrivetevi e condividete con gli amici, ci aiutate a raccontarvi ogni retroscena, senza filtri e senza pausa. Grazie di cuore. Ieri sera, in una notte che sembrava disegnata apposta per avverare desideri, la splendida Cemre Ard ha festeggiato il suo compleanno circondata da amici fidati, volti noti e una manciata di invitati che hanno saputo tenere il segreto fino all'ultimo secondo. Elegante, luminosa, con quel sorriso che sa quietare una stanza anche quando la musica non lascia respiro, Cemre ha catturato ogni sguardo fin dal primo passo all'ingresso. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando, a festa inoltrata, lei si è fermata di fronte alle telecamere, gli occhi lucidi di una felicità trattenuta e impaziente, ed ha pronunciato parole che hanno gelato la sala per un battito di ciglia, sì. Gökberk mi ha chiesto di sposarlo. Un mormorio, un silenzio, poi un applauso che è esploso come fuochi d'artificio nel cuore della notte. In quell'istante la gioia sul volto di Cemre diceva più di qualunque dichiarazione. Eppure, per tutta la serata, chi era presente non ha potuto fare a meno di notare l'apparente distanza di Gökberk YLDRM. Discreto, quasi defilato, come se volesse proteggere qualcosa di fragile e prezioso dal rumore di una festa, come se temesse che un gesto affrettato potesse rovinare un momento preparato con pazienza. Ogni tanto, mentre si sfioravano sul dance floor, si scambiavano frasi brevi, cariche della confidenza di due persone che hanno camminato a lungo nella stessa direzione, parole che non avevano bisogno di essere udite per essere comprese da chi conosce l'amore vero. E poi, subito dopo il taglio della torta, quando i flash non lasciavano tregua, qualcuno ha visto Gökberk portare la mano alla tasca della giacca e far scivolare fuori una piccola scatolina. Non l'ha aperta lì, non ancora, ma tanto è bastato per scatenare un sussurro diffuso tra i tavoli. Un'amica molto vicina alla coppia ha raccontato, con il pudore di chi custodisce un ricordo prezioso, che il momento della proposta è arrivato quando nella sala ha cominciato a suonare la canzone del cuore di Cemre, quella che lei ascolta sempre quando ha bisogno di forza e che fa brillare i suoi occhi secondo un disegno che Gökberk conosce bene. Lui si sarebbe piegato su un ginocchio senza clamore, schermando con il corpo la scena dai curiosi, e avrebbe sussurrato una frase che soltanto loro due avrebbero dovuto sentire. Nessuna dichiarazione altisonante, nessun gesto teatrale, solo una promessa, una fiducia che si allunga verso il futuro. Più tardi, quella notte, nessuno dei due ha voluto raccontare i dettagli più intimi di quell'istante, ma l'anello che brillava sulla mano di Cemre era più eloquente di qualunque comunicato. Quando i giornalisti, accorsi appena la notizia ha cominciato a diffondersi, hanno chiesto quando sarà il matrimonio. Cemre si è lasciata scappare un sorriso che tradiva lo stupore e la gratitudine del momento. È tutto così nuovo, per ora vogliamo solo goderci questo. Accanto a lei, Gökberk ha provato a restare in ombra, evitando di alimentare clamori, eppure l'orgoglio negli occhi di Cemre, dopo quelle parole, è stato impossibile da ignorare. I fan hanno iniziato a commentare in tempo reale sui social, come se la notte fosse diventata una piazza inondata di luci. La favola continua, sono magnifici insieme, era destino, scrivevano, mentre i video rubati durante la festa salivano in tendenza. Col passare delle ore, l'euforia della location si è trasformata in una morbida quiete. Verso la fine, i due si sono allontanati piano dalla compagnia rumorosa, scegliendo un angolo riparato con vista sul mare, un punto da cui si vedevano riflessi di luci tremare sull'acqua. Lì, raccontano, è nato il loro sì. Gökberk ha preso la mano di Cemre e ha posato lo sguardo su di lei con una calma che ha il sapore delle cose definitive. Cemre è rimasta senza parole, come se proprio in quell'istante tutto si fosse ricomposto. La complicità iniziata come amicizia sul set, i pomeriggi invisibili agli altri, le telefonate quando uno aveva bisogno della voce dell'altro, l'amore cresciuto senza fretta. Che la proposta arrivasse nel giorno del suo compleanno ha dato al momento un'aura quasi cinematografica, eppure tangibile, come la luce del suo anello appena indossato. Al ritorno nella sala, si è capito che era successo qualcosa di indimenticabile. Gli amici hanno acclamato la coppia.
Il DJ ha abbassato il ritmo e ha fatto partire una scaletta di brani romantici, cuciti come un vestito su quell'emozione condivisa. E l'anello, un diamante chiaro, essenziale, montato su un cerchio sottile in oro, con un'incisione all'interno che, dicono, riporta una parola che solo loro conoscono, è diventato il protagonista indiscusso delle conversazioni del web. Pare che Goldberg l'abbia fatto disegnare apposta, inserendo dettagli che rimandano a momenti cardine nella vita di Cemre, una piccola curvatura ispirata alla forma di una scogliera dove, anni fa, lei amava passeggiare, una proporzione pensata per la sua mano, elegante e forte allo stesso tempo. Chi frequenta la coppia da tempo confida che questo passo era nell'aria, ma che Goldberg abbia aspettato il minuto giusto, cercando il tempo e il luogo dove ogni gesto potesse parlare con dolcezza e fermezza insieme. E così, proprio allo scoccare di un nuovo anno di vita per lei, l'imprevisto più atteso ha trovato la sua casa. Sui social, le lacrime di gioia dei fan si sono tradotte in messaggi, montaggi video delle loro foto più amate, spezzoni di interviste dove svelavano piccole abitudini quotidiane, ricordi che adesso brillano di un significato diverso. Uscendo dal locale, i due si sono fermati ad affrontare domande che sapevano inevitabili. Le famiglie erano al corrente, hanno chiesto. Cemre ha scosso la testa con affetto, stiamo ancora realizzando, ma so che saranno felici come lo siamo noi. Goldberg, senza dire troppo, l'ha stretta con un braccio alla vita e ha mormorato, la sua felicità è la mia, lasciando che quelle parole si depositassero leggere ma definitive. I corridoi del gossip si sono affrettati ad aprire nuovi capitoli. Dove e quando si sposeranno? C'è chi giura che stiano già valutando un matrimonio d'estate, in una cittadina di mare dove l'orizzonte sembra non finire mai. Altri scommettono su una cerimonia essenziale, intima, con pochi amici e parenti, lontana dai riflettori e da qualunque eccesso. In qualunque caso, la traiettoria del loro amore, così salda da sovrastare perfino le storie sullo schermo, promette di occupare le prime pagine ancora a lungo. Il pubblico aspetta, con una pazienza che in realtà è trepidazione, di vedere il giorno in cui diranno sì davanti a tutti. Nemmeno quando la festa è finita l'entusiasmo si è spento. Hanno camminato fino all'alba come se le ore non esistessero, ripetendosi a bassa voce che quel momento, così semplice e così grande, non lo avrebbero dimenticato mai. Ogni volta che Cemre guardava l'anello, le tornava alla gola un nodo dolcissimo, come se sentisse fisicamente l'abbraccio dei fan, la loro gratitudine per un sogno condiviso. Forse non saremmo stati così coraggiosi senza il vostro sostegno, ha sussurrato più tardi a chi è rimasto con loro fino alle prime luci, come se volesse affidare al mondo un segreto chiaro: l'amore cresce quando tanti cuori lo proteggono. Chi li segue da vicino sostiene che abbiano trovato l'equilibrio raro di chi sa vivere esposto agli sguardi senza smarrire un rifugio privato. Gli amici, testimoni discreti negli anni, hanno parlato di fiducia e di una sintonia che non vacilla. Perciò la proposta non ha sorpreso nessuno. Ha sorpreso semmai il modo in cui ogni dettaglio si è incastrato senza sbavature, uno dietro l'altro, il timing, la musica giusta, il mare a due passi, quelle parole pronunciate con una calma che si ricorda. Tra i primi gesti, subito dopo il sì, c'è stata la telefonata di Cemre alla famiglia. Sua madre, raccontano, è scoppiata a piangere di gioia. Suo padre ha detto qualcosa che ha il peso leggero dei desideri avverati. Vi abbiamo sempre immaginati così. Dalla parte di Goldberg, l'entusiasmo non è stato da meno, tutti felici, tutti pronti ad accompagnarli con una delicatezza che fa presagire preparativi senza lunghe attese. Dietro le quinte, come sempre accade quando una notizia corre veloce, sono emerse voci su una luna di miele già sognata in più di una destinazione. Si parla di un viaggio all'estero, tra città d'arte e mari trasparenti, dove ritrovare un respiro che i set e le agende non concedono. Hanno passato la notte a immaginare il domani, come se avessero ripreso in mano un quaderno pieno di appunti, di appigli per il futuro, case con finestre che guardano lontano, colazioni lente quando il lavoro lo permette, piccoli riti da inventare. È accaduto all'improvviso, eppure è la cosa più naturale del mondo, ha confidato Cemre, e in quella frase c'era la radice e l'orizzonte del loro legame.
Sono due talenti che il pubblico ha visto crescere, due persone che hanno imparato a sostenersi negli slanci e nelle pause, decisi a scambiare la vetta con una mano nella mano. Adesso gli occhi sono puntati su quello che si preannuncia come l'evento dell'anno, la loro promessa davanti a tutti. I talk, i siti, le pagine dei giornali hanno già iniziato a fantasticare sui dettagli, il tappeto rosso, l'abito, gli invitati, la musica. Sembra quasi che i destini del gossip si siano fermati per fare spazio a loro, come quando una nave grande passa e l'acqua intorno si ritira. All'alba, la dolcezza di quelle ore ha preso la forma di una certezza. Quando Cemre si è svegliata, per un attimo ha pensato di aver sognato, poi la luce ha colpito il diamante, e tutto è tornato a posto, reale come la sua pelle. Poco dopo, alla porta della sua stanza d'albergo è arrivato un bouquet enorme dei fiori che lei ama di più, inviato da Gökberk. Nel biglietto, poche parole, limpide come l'inizio di una strada, benvenuta nella nostra nuova vita. Lei ha stretto tra le dita quel foglietto con la cura che si riserva alle cose che non si vogliono stropicciare, e la giornata ha cominciato a scorrere tra piccole sorprese pensate per farla sorridere ancora. Più tardi, hanno raggiunto un ristorante appartato in città, il nome tenuto segreto per proteggere l'intimità. Lo chef, complice discreto, aveva preparato un menù dedicato che raccontava la loro storia con sapori delicati e decisi. C'è chi dice che il vero segreto della sera precedente sia stato il tempo, quel modo in cui ogni gesto ha avuto il suo spazio, ogni sguardo il suo ritmo. Gökberk, sempre misurato, ha lasciato che tutto parlasse da sé. Cemre, radiosa come non mai, ha mostrato al mondo un'emozione nitida, senza filtri. In molti hanno notato come lui, pur schivando i riflettori, non abbia smesso per un istante di controllare che lei stesse bene, che nulla la mettesse a disagio. E lei, con quella spensieratezza che è maturità, ha fatto da bussola alla loro piccola folla di affetti. Nel frattempo, i profili ufficiali della coppia sono diventati un album in tempo reale, messaggi, cuori, parole d'affetto. Le stesse persone che li seguono fin dagli inizi hanno ripescato dal passato alcune apparizioni comuni, le risate tra un'intervista e l'altra, le prove in cui la complicità traspariva senza bisogno di dichiarazioni. È come se il puzzle si fosse ricomposto davanti agli occhi di tutti, pezzo dopo pezzo, fino a restituire l'immagine che tanti speravano di vedere. Eppure, nel rumore della rete, rimane chiaro quanto i due siano gelosi di una parte della loro intimità, quella stanza invisibile che sanno chiudere a chiave quando serve, senza fretta e senza ostentazione. Nel tardo pomeriggio, si è cominciato a parlare di location papabili per le nozze. Una villa discreta con un giardino affacciato sull'acqua, un piccolo teatro antico da cui uscire mano nella mano, un cortile illuminato da lampadine calde e tovaglie semplici. Le ipotesi si sono accavallate come onde leggere, ma nessuna ha trovato conferma. Pare che vogliano ascoltarsi ancora, scegliere con calma, come hanno fatto fin qui. Di una cosa, però, non dubita nessuno, qualsiasi cosa decideranno, rispecchierà il loro equilibrio di eleganza e misura, la loro capacità di trasformare i gesti essenziali in ricordi che restano. Dietro la loro serenità, si intuisce il lavoro di due famiglie che sanno sostenere senza interferire. Le risposte arrivate a tarda sera, tra telefonate e messaggi, hanno disegnato una cornice di tenerezza. Chi era con loro, quando sono usciti da un'uscita laterale per evitare troppa confusione, ha giurato di averli visti camminare stretti l'uno all'altra, come se la città fosse diventata improvvisamente più grande e più semplice. E nel fruscio di passi e desideri, si è capito che da adesso inizierà una stagione nuova. Prove, set, impegni e, insieme, una trama domestica da scrivere giorno dopo giorno, con quella cura che rende le case luoghi da cui non si vuole più andar via. Qualcuno ha provato a strappare una data, un indizio, un dettaglio in più. Non l'hanno concesso. Hanno preferito lasciare che a parlare fosse il gesto, quell'anello che riflette il mondo come uno specchio capace di tenere tutto dentro, la timidezza di lui, l'energia di lei, il loro patto. E mentre il sole piegava dietro i tetti, sembrava che l'intera città respirasse insieme a loro, sospesa tra attesa e pienezza. È in questo equilibrio che i grandi amori trovano la loro postura,
Saldi abbastanza da affrontare qualunque vento, leggeri abbastanza da danzare quando la musica chiama. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi e condividete per non perdere i prossimi aggiornamenti su Cemre Arda e Gökberk YLDRM. Da Segreti Turchi è tutto. A presto!